Questo potrebbe sembrare una costata di manzo, ma è un trancio di tonno maturato 14 giorni. Oggi ragazzi parliamo di frollatura del pesce e lo sapete che per farlo noi andiamo solo dai migliori. Ho sonno. Fai lo youtuber, dicevano. Farai la bella vita, dicevano. Step numero 1, andare a recuperare la materia prima. Starà dormendo la materia prima a quest'ora. Chi dorme? Chi dorme lo invidio. Buongiorno. Destinazione? La famosissima Asta di Rimini. Chi di voi non è mai stato all'asta di Rimini, ragazzi? Ah, non ci siete mai stati? Vi portiamo adesso. Ci sono tutti i ragazzi? Sono belli carichi. Siamo qua con la brigata del ristorante da Lucio che hanno praticamente fatto il dritto. Altro che l'asta del pesce al mercato di Tokyo, ragazzi. L'asta del pesce al mercato di Rimini. Per spiegarvelo in sintesi, Ci sono 2 rulli e 2 battitori d'asta. Sullo schermo voi potete vedere il prezzo che scorre, prima lo vedi alzarsi, poi lo vedi scendere e tu lo stoppi nel momento in cui per te quel prezzo è perfetto. e tutte le persone presenti, che grosso modo sono persone che hanno una pescheria, hanno in mano un telecomandino per stoppare nel momento in cui vogliono aggiudicarsi il prodotto. Se sono i più veloci a premere sono quelli che lo comprano. Ognuno di loro ha in mano la lista delle barche per le quali si sta vendendo il pesce. E l'ordine viene deciso ogni mattina ad estrazione. Diciamo che l'atmosfera è un po' una via di mezzo tra una poltrona per 2 Compro a 102! e mia moglie è una strega. Vendo le canistracci! Vendo le canistracci? Siamo più o meno lì in mezzo. Franci, compriamo canistracci? E noi stamattina siamo qua con tutta la brigata del ristorante da Lucio. Per la cronaca io mi lamentavo, ma con buona probabilità sono quello che ha dormito più a lungo. E nella fattispecie il nostro Jacopo ha il suo uomo di fiducia che gli sta seguendo l'asta. Un ristoratore non viene a comprarsi il pesce personalmente, solitamente si affida a un grossista Che fa questo lavoro. e sa quali sono le esigenze del singolo ristoratore. E tra l'altro ci tenevo a segnalare che tutta la brigata di Da Lucio è qua su loro iniziativa, nessuno è stato maltrattato per alzarsi presto stamattina. Quindi chef, cosa ci stiamo aggiudicando fino adesso? C'è un bel rombetto di scorfani, guarda che belli. Ma tu da qua riesci ad avere l'occhio clinico per capire... Ah, è lui, è il tuo uomo, è lui. Io sto già... Ok. Jacopo mi ha detto che stiamo puntando quel rombo là. Una cosa da nerd fighissima. Il prezzo è variabile. Un giorno le canocchie possono essere a 8-13 euro, oggi sono passate a 22 euro al chilo. Quindi è complicatissimo fare il food cost di un piatto, perché non è fisso. Tu hai un range da gestire e speri di riuscire a far tornare i conti. Ecco, Jacopo ci ha appena detto che meno male che lui non viene qua a fare l'asta, ma c'è chi lo fa di mestiere, perché se la facesse lui comprerebbe tutti i pesci che passano. Bisogna conoscere i pescherecci e capire che cosa hanno pescato, come si può fare, e loro controllano in tempo reale dove sono, di modo tale che se in questo momento sono al largo vuol dire che domani mattina arrivano con il pescato grosso, se invece stanno vicino a riva non ci si può aspettare un rombo. Quanto è grande un rombo? Non ci si può aspettare un rombo da 10 kg. Ma guarda che bomba. Perché nel collare poi c'è la parte di ventresca. Gente che è in piena per il pesce. Ecco, la galleria del mio telefono è leggermente diversa. Abbiamo finito. Allora, piccolo aggiornamento, ci siamo aggiudicati il rombo. 38 l'abbiamo preso. A 36,80, che mi dicono essere un ottimo prezzo per il rombo. One nap later. Ragazzi, benvenuti dove avviene la magia. È arrivato il pesce! È arrivata un po' di spesa. Beh, direi che è andata bene, vedo 2 bei romboni. Diciamo poteva andare meglio. Jacopo non è soddisfatto. Allora Jacopo, ti faccio un paio di domande che le indovini con una. Da cosa si riconosce che il pesce è fresco? Quando lo prendi all'asta la mattina, Ok. ti che Esatto. La rigidità delle carni, che è il motivo poi principale per cui frulliamo il pesce, perché se vedi questi scorfani sono belli tesi, sono belli duri, non li pieghi, no? Il colore delle branchie, più vivo è, più rosso è, più
più sono fresche. E il tema dell'occhio? L'occhio è una cosa che quando il pesce rimane nel ghiaccio, passa un po' di tempo e inizia ad appannarsi. Prossimo capitolo, la pulizia del pesce. Il volontario del giorno è Jacopo Ticchi e il pesce è un cefalo. Partiamo dalla pulizia per poi arrivare all'idea di frollatura. La frollatura non è nient'altro che il risultato di una buona conservazione. Noi dobbiamo far sì che il tempo modifichi e cambi la struttura muscolare e cellulare del pesce, e questo avviene se ci sono le condizioni ideali per farlo. Quando puliamo un pesce non utilizziamo mai l'acqua, neanche per lavarlo. La parte principale è la pulizia dalle squame, che normalmente si fa raschiando il pesce, ma in questo caso noi andiamo a togliere col coltello per far sì che oltre alle squame venga via quella piccola membrana di pelle che crea una sorta di tasca che va poi a trattenere l'umidità. E questa in giapponese è una tecnica che si chiama sukibiki. È la prima volta che vedo desquamare in questo modo, perché io ho sempre visto il modello che si gratta via la squama. Passiamo al rombo per farvi vedere tutta invece la parte di interiore, no? Come va gestita, e a vedere come pulire il pesce senza acqua. Nel caso qualcuno di voi si chiedesse ma perché avete squamato un cefalo e poi siete passati al rombo per l'interiora? Perché il rombo non ha le squame, ragazzi. Faccio il figo, ma l'ho imparato adesso, non è che io sia super esperto di rombo. Questo è il rombo che è costato un po' di meno al mercato perché avevamo visto che c'era la pancia piena. Ah, e quindi vale meno? Paghi a peso, e quindi se tu non sai lavorare l'interiore per te è un minus. Ah. Se tu le sai lavorare è un plus. Ovviamente è più facile vendere la carne di rombo che le uova di rombo, però. E tutte le interiora che stiamo vedendo generalmente vengono buttate. Sì, la prima parte interiora, il colore così nocciola richiama un fegato grasso, dolce, estremamente morbido. L'altra parte molto buona con cui ci facciamo la trippa, che è lo stomaco. Tolto dall'interiora, utilizziamo solo della carta assorbente per pulirlo. Ci spostiamo qua. Il fatto di appendere il pesce e di conservarlo appeso, l'obiettivo far sì che il pesce non sia mai a contatto con la propria acqua e l'umidità che ristagna, no? Questo Quanto ha di stagionatura? A 9 giorni. A livello estetico la pelle si inizia ad asciugare. Quando andremo a cuocerlo la carne non perderà liquido, sarà già estremamente morbida e pronta, e qui abbiamo un morso di una carne davvero davvero unico, no? Questo qui se non sbaglio era sui 7-8 kg. Il volume si riduce parecchio perché perdendo tutti i liquidi. Diciamo che normalmente li perderesti in cottura, ecco. E qui evapora solo l'acqua e rimane tutto il buono dentro, però. E viene maturato a 2-3 gradi a umidità Sì. controllata, giusto? Sì, esatto. Il kit di 007 del pesce. Una piccola parte dove vi faccio vedere le lame serie. Nel nostro lavoro, utilizzando tutte le diverse parti in momenti diversi, li preleviamo in momenti diversi. È stato tolto la parte del collare, è già stata presa per essere usata. Con una maturazione inferiore. Esatto, andiamo a prendere i pezzettini uno alla volta. Intendiamo il pesce sì come pesce, ma prima di tutto come tante parti con usi e destinazioni diverse, no? Come si fa nella macelleria. Cerchiamo di dargli ad ogni piccolo centimetro un suo piatto unico. Nell'idea di cuocere il pesce intero un po' si va a perdere, no? In questo caso, se dovessi cuocere questo rombo intero, cerco la cottura perfetta del filetto alto, però tutto il resto, la testa è troppo cotta, Certo. la pancia è troppo cotta, la coda sarebbe stracotta, no? Cioè non è un menù dove c'è il pesce, è un menù fatto per servire il pesce. Notavo questa cosa, che siamo circondati dal pesce ma non c'è forte odore di pesce. No. Che è corretto. È correttissimo. Ok. La puzza di pesce è un problema legato alla sua conservazione. La conservazione è la madre di tutto questo processo. Ora abbiamo la parte della pancia, no? È la famosa ventresca, no? Nel rombo è leggermente più particolare, è uno strato che ha bisogno di una cottura leggermente prolungata, è quasi una caramella. Il rombo è un pesce che noi destiniamo principalmente da cotto, anche se il rombo è buonissimo crudo, Ok. In realtà quando smontiamo un pesce, il primo filetto che viene tolto
è destinato al crudo perché non ha l'osso. Dove hai sviluppato tutte queste competenze che hai relativamente al mondo del pesce? Hai lavorato tanto da layman che lavora su altro, e tutto il mondo della frollatura come... Sicuramente il grandissimo Josh Nyland ai tempi mi ha dato uno spunto di pensiero. Il mio lavoro sul pesce nasce da un'esigenza. Io vengo un po' dalla campagna rispetto che dal mare. Non ho il nonno pescatore, ma il nonno che ammazzava il maiale, e in campagna c'è un animale, viene lavorato in un certo modo, ha una certa celebrazione. Il pesce ho sempre trovato un po' di superficialità nella sua gestione. Vedevo il pesce fresco come una cosa stupenda, rarissima, bellissima, però poi quando lo mangiavo non c'era la stessa corrispondenza. Cercavo una risposta a questo, no? Perché quando mangio il pesce non è mai così buono quanto così bello, no? Ho iniziato a cercare, mettere un po' di puntini, è arrivata la frollatura come tecnica al servizio di tante cose, ma in realtà ho cercato di formare il mio pensiero in generale, no? In pratica è l'applicare le stesse tecniche che vengono applicate agli animali che non stanno in acqua anche al pesce. Esatto, la mia scuola non è stata il mondo del pesce, è stato il mondo della carne, la macelleria, il mattatoio. Certo. Quando ho iniziato io, a parte alcune storie di Instagram di Josh Nyland, non avevo grandi spunti, no, di riferimento, e quindi ho cercato di capire bene la materia, rispondendomi perché per me in cucina non ci può essere una ricetta che non risponde ad un perché, no? E c'è un pesce che non hai mai lavorato e che ti piacerebbe lavorare? Ieri hanno trovato un pesce luna spiaggiato cesenatico di 1 tonnellata, di base oceanico. Avresti voluto provare a lavorare? Cioè, è il mio sogno, capito? È una carne estremamente rossa, sembra proprio manzo. La cosa veramente che mi lascia più basito è proprio la consistenza di questa carne. Sembra che stai lavorando delle costine. No, è stupendo, davvero. In realtà per me ogni giorno è la prima volta. Un tom wok di rombo. Bellissimo. Fantastico. Io vedo la macelleria come un'arte, no? Il macellaio che prepara i pezzi, li rende belli per la vendita. E noi facciamo un po' la stessa cosa. Io devo preparare un pezzo di pesce che sia anche bello nel discorso di vendita. Tra questo pezzo qui e questo pezzo qui è lo stesso, no? Però questo è più figo. Però questo è più figo. Quindi questo me lo tengo in cucina magari. E questo E questo lo metti nel provo vassoio. bene, esatto, no? Lo staff meal di oggi prevede pennoni al sugo. Ragazzi, bello il pesce, bello tutto, belle le frollature, però bisogna anche valutare lo staff meal qua, eh. Ma tu non fai parte dello staff? Oggi faccio parte dello staff. Chi è che ha fatto il sugo? Stefano! Bravo! Stefano fa un ottimo sugo. Ragazzi, l'importanza di gestire bene il proprio profilo Instagram vale per tutti, anche per i grandi chef. Quello che vado a fare adesso è iniziare a prepararvi i piatti. Tento. Questa è Ma no, è per magari tagliare. Questa è la spada di Gammon, no? Basta che tocchi. No, Questo è il pesce che abbiamo preparato per il crudo di oggi. Ombrina, cefalo, tonno rosso di cesenatico. Qui l'acqua è un po' evaporata, no? Si è un po' asciugato il pesce, quindi si concentrano tutti i nutrienti in qualche modo, tutti i sapori. Col taglio spesso, il senso è di dare più morso, più quantità in bocca e sentire tutte le note aromatiche. Questa ombrina qui ha 6 giorni di maturazione. Questo invece è il cefalo. 4 giorni di maturazione, è un pesce povero, un pesce molto sottovalutato dal mercato, in qualche modo per fortuna per noi, perché almeno una cosa leggermente economica, cioè probabilmente è quello che vi piacerà di più. Questo invece è tonno. Guardando il filetto, questa è la schiena, più dalla parte della schiena è più grasso e quindi è più chiaro, e più entrando dentro il muscolo diventa sempre più magro e più rosso scuro. E questo è un po' il morso perfetto perché in questo taglio qui hai entrambe le consistenze, no? E siamo pronti. Piada sfogliata classica riminese, sopra è la lombata colonnata di Celli, un grandissimo affinatore qui locale, e sotto avete una lice marinata, sopra un olio verde. Cominciamo. E questo ci serviva giusto per giustificare la location riminese. L'acidità dell'alice rende il tutto bello godurioso. Monte Maletto, qui siamo nella zona piemontese. L'uvaggio qui all'erba luce fa passaggio di 12 mesi in vecchio tonno di rovere. È un uvaggio altamente bisfartato ma buonissimo. Vi lascio questo assaggio extra di questa bottarga incredibilissima
Questa qua ha 5 mesi ormai. Questa cernia gigante che ci è arrivata da 60 kg, le uova erano 6 kg, è stata solo tagliata un po' spessa con la canocchia cruda che smorza leggermente. Menù da Lucio. Ci sono 2 sezioni, il menù degustazione, che è quello che vi faremo vedere, e la carta. Come nasce la genesi del menù attuale? L'idea, no, del nostro lavoro è quella del pesce al centro e che questo pesce possa, diciamo, esprimersi in tutte le sue parti. Ho diviso in 5 parti e qui siamo alla parte del crudo. Davanti a voi per ogni atto ci sarà sempre un piatto principale. In questo caso questa ombrina nostrana stupenda che è stata tagliata spessa, maturata 6 giorni, uova di sogliola sopra, trattate come il caviale, quindi salate a crudo, succo di mandarino, olio al porro e un po' di acetosella. Avete poi un po' di accompagnamenti, un'insalatina di alghe bollite, vongole e spinaci, la terrina di pelle, quindi tutte le pelli dei pesci cucinati insieme, il tonno di cesenatico con lo scalogno e capperi e un olio di pomodori secchi, e il nostro piatto che ormai ci accompagna da sempre, che è il cefalo crudo con la colatura di alice e il tuorlo d'uovo affumicato. Buon inizio! Quello che io amo delle presentazioni dei piatti di Jacopo Ticchi è che quando fate il menù degustazione vi arrivano tanti piattini come se fossero delle tapas, ed è una festa andare di piatto in piatto, è una cosa che trovo estremamente conviviale e mi piace tantissimo. Vogliamo iniziare senza la focaccia? No, assolutamente, però sono brava e prima mi butto sul pesce. Anzi no. Il tuo sono brava è durato 1,7 secondi. Qui Andrea sta tagliando questa terrina di pelle, praticamente sono tutte le pelli dei pesci messe una sopra l'altra, condite e cucinate piano piano. E una volta fredde le pressiamo e otteniamo questi lingotti che poi andiamo ancora a tagliare a fettine sottili. Viene un po' la consistenza della nostra coppa di testa super romagnola con la testa del maiale. È una lavorazione pazzesca. E questo è il posto in cui provare cose strane, che sulla carta direste sicura di voler mangiare una terrina di pelle di pesci? Se me la fa Jacopo, sì, tutta la vita. Secondo me in un percorso del genere potrebbe succedere che alcuni morsi assomiglino a dei salumi, a qualcosa del mondo della carne, proprio per il modo in cui è stato trattato questo prodotto. La cosa che lo rende sfiziosissimo è il condimento, buonissimo. Qui ragazzi so che state tutti salivando, ma non per forza perché sia il piatto più buono di quelli che ci sono in tavola, ma secondo me perché è quello più nella comfort zone di tutti noi, perché tutti quanti abbiamo mangiato il tonno. Scarpettina nel condimento del tonno. La bottarga ragazzi vado di mano. Bello l'accompagnamento con la canocchia. Il pesce è delicatissimo e il tuorlo gli conferisce sapidità, grassezza e goduriosità. Tipica del tuorlo. Si passa all'atto della brace. Nella brace andiamo a privilegiare la parte del pesce, quella del filetto un po' più basso, quella con la pelle, quella dove c'è un po' di grasso, dove c'è più infiltrazione, dove ci sono i muscoli delle pinne. Hanno bisogno di un po' più di cottura per sviluppare, per sciogliere appunto un po' di grasso, la gelatina. Siamo qui all'atto della brace che caratterizza questo rombo, la parte della pelle bianca, quindi la parte che sta a contatto con la sabbia, con un po' di cime di rapa, e questa è la salsa di sogliole e uova di sogliole a creare il sughetto mancante. Sempre aglio e prezzemolo a caratterizzare il gusto di griglia romagnola, ecco. Per completare l'atto trovate un roll di frattaglie, quindi tutte le frattaglie dei piccoli pesci che andiamo a pulire, le conserviamo, le arricchiamo con fichi secchi e le avvolgiamo nella rete di maiale. Un fondo al tartufo nero, mazzancolle crude, sopra trovate ancora un pezzettino di fegato di rana pescatrice e del tartufo di nuovo. Trippa mista, quindi lo stomaco del pesce cucinato con guanciale, pomodoro e parmigiano, e dei carciofi anche loro alla brace con le acciughe e la menta. E dal mondo del crudo passiamo al mondo della brace. Questo è un rombo che mi fa salivare solo alla vista. E aggiungerei di questo rombo abbiamo seguito tutto il percorso. Sono curiosissima di assaggiare la pelle, perché di solito è quella più ostica. Croccante, ma assolutamente non tenace. Buonissimo. Mi piace tantissimo la masticabilità della carne del rombo. È piacevole al morso perché il morso è consistente. L'accompagnamento con questa salsa è al tempo stesso delicata ma sfiziosa.
un piatto incredibile. La trippa chiama bolla. Questo qui è il metodo classico di Daniele Piccinin, fatto con uvaggio che è la durella. Estremamente minerale, non aromatico, qui con la trippa proprio, cioè, si vola veramente alto. Qui lo spiedino della carne intercostale del rombo, solo un pizzico di sale e un po' di pepe senza olio, così è il naturale. Flashback. Scalzandolo dall'osso in qualche modo, no? Andiamo poi a recuperare anche la carne intercostale. E quella, no, tra osso e osso che solitamente, dai, la lasci lì. Noi ci facciamo un bello spiedo da cotto perché è un po' collaginosa, no? E ovviamente 2 pezzettini non hanno nessun significato, ma quando in un giorno si smontano 3-4 rombi inizia a essere una quantità importante, no? End of flashback. L'obiettivo di questo video è un po' farvi entrare nella mente, nella filosofia di Jacopo, e quindi ci stanno arrivando alcuni piatti che sono extra rispetto al menù. Quindi se volete sapere con precisione che cosa vi arriverà, questo è il vostro riferimento. O il sito. Ragazzi, quando la materia prima è pazzesca, non è il caso di stralavorarla. Tenera, grassa, sale, pepe e griglia. Una stellina per Jacopo, che ha visto che abbiamo lasciato per troppo tempo il piatto sul tavolo e ce l'ha scaldato. Lo riscalderà per la terza volta. No, adesso lo mangiamo in fretta. Vogliamo parlare di questa sorta di cotechino rivisitato pazzesco. È il piatto più buono arrivato finora. Ecco, questo ragazzi è un perfetto esempio per creare un piatto di recupero con elementi vari che altrimenti andrebbero buttati. Questa è albicocca, fico secco e poi ci sono le varie frattaglie. Frattaglie di pesce, mazzancolla, tartufo e nocciola. Gli elementi hanno tutti consistenze simili in bocca. Che profumo delizioso, ragazzi! Rispetto alla trippa classica è molto meno tenace al morso. Non ha un gusto così pronunciato di pesce come uno potrebbe immaginare. E, come suggerisce Giulia, La sgrassiamo con una bolla. Ragazzi, io vi dico solo una cosa. Trippa di pesce, parmigiana di melanzane. Come dite, non ci credete? Venite qua e ordinatela. Ovvio che qui dentro non ci sono le melanzane e che questa non è una parmigiana, ma mi ricorda tantissimo, non solo visivamente ma anche in bocca, quei sapori che ti danno la parmigiana di melanzane. il buon Gianni vi sta esortando a venire qua senza precostrutti mentali e approcciarvi in modo aperto a nuove consistenze, nuovi gusti che in realtà, se ci pensate, vi riportano a piatti tradizionali che conoscete benissimo. Dopo la brace passiamo al bollito. Con un brodo di carne facciamo bollire in modo molto veloce, molto espresso. Andiamo a privilegiare qui la parte della testa o utilizziamo la ventresca. Mentre per tutti gli altri atti andiamo per concentrazione dei sapori. Questo qui è l'unico atto in cui lavoreremo in diluizione, quindi il protagonista principale sarà l'acqua, che è un brodo classico di carne che si fa qui in Romagna, quindi manzo e cappone. La testa della cernia è una cernia nera, la patata che ovviamente nel bollito non può mancare, il fungo shiitake, le uova del moletto, il lattume della spigola e le gole del rombo. Una crema alle carote con i semi della senape, un'emulsione che facciamo con l'acqua del polpo, un pochino di olio e erba cipollina. Di qua invece avete una maionese che prepariamo con i pomodori secchi, riso nero tello con la seppia cruda, il porro stufato. Ragazzi, bollito di pesce, per noi una, direi, novità totale. Super gasati. Bollito invece in questo caso qui lo serviamo con rosso, gamay del Beaujolais. È uno degli abbinamenti che a noi è piaciuto di più anche quando abbiamo assaggiato il menù, proprio berci rosso sulla parte del bollito, estremamente interessante. Cindy Brody. Cominciamo con l'elemento che mi fa stare più nella zona di comfort, la patata. Questo diventa un meme. La guancetta tenerissima. Assaggiamo anche quello che so che molti di voi non mangerebbero mai, il lattume. L'ho mixato totalmente random con questa salsa di polpo che in realtà diventa molto più protagonista del lattume perché il lattume è super delicato, la salsa di polpo è super strong. Lui, che non mi ricordo che cos'è, uova di qualcosa che sta in mare con il riso. Mi piace il fatto che ti fanno giocare, non c'è un abbinamento corretto, puoi utilizzare un po' tutte le portate con tutte le salse. Proprio come nel concetto del bollito classico che conosciamo, qui le parti povere vengono esaltate dalle salse di accompagnamento e il tutto crea la complessità e l'interesse del piatto. Io l'ho trovato un esercizio assolutamente riuscito.
E poi per passare al fritto, friggiamo, spennelliamo con una salsa di canocchie tendenzialmente e poi rifiniamo sulla brace. E qui selezioniamo le parti del collare. Questa parte del collo si uniscono questi due muscoli, si muovono molto, quindi è una carne totalmente diversa al filetto. O il collare o la coda. Esatto, che è più o meno lo stesso concetto, no? È il mio pesto di pesce preferito. Ci mangio con le mani, si va a cercare un po' la carne in mezzo alle ossa ed è un pesto di pesce goloso. Davanti a voi la parte della coda, è una coda di ombrina, lo stesso pesce che avete mangiato all'inizio, crudo, accompagnato da un'insalata di radicchi con la bottarga di spigola, dell'aglio dolce a condire e poi il lumachino in umido con i ceci e le cotiche di maiale. Si può mangiare anche con le mani, la coda viene pastellata, fritta e poi finita sulla brace spennellandola con una salsa ottenuta dalle canocchie e sopra un po' di cavolfiore viola. E giunge infine il momento del fritto, come fosse una coscia di pollo. Che goloso! Io apprezzo tantissimo sempre i contorni che Jacopo porta perché hanno sempre una cura nei dettagli e nel gusto che non li rende mai banali e li porta veramente al next level. Per esempio, questa insalatina di radicchi e bottarga aiuta tantissimo il fritto che avete appena mangiato perché spezza il morso, è fresca, è piacevole, acida, è tutto ciò di cui questo fritto ha bisogno. Si può dire che questo forse è uno dei piatti iconici di Trattoria Da Lucio. Praticamente era l'utilizzo del fegato alla seppia, bellissimo usarlo, difficilissimo trovarlo. Quindi è salsa di fegato, viene mantecata con colatura e limone e sopra avete le gonadi. Prima cotto nel burro, poi passate alla griglia. Finale il tocchetto che è una pasta praticamente acida, sala. Il menù si chiude con un piatto di pasta, cioè nel menù degustazione non è previsto il dolce alla fine. Per quale motivo? Jacopo ce lo ha spiegato. Dal libro di Carlo Cracco, Se vuoi fare il figo usa lo scalogno, dove raccontava l'ideale, no, della carbonara, della matriciana che dovrebbe chiudere i menù dei ristoranti stellati. Siamo abituati all'antipasto, alla pasta e il secondo, dove però la pasta nel mezzo riempie. Non ti godi il secondo. Non ti godi più il secondo, esatto. L'obiettivo è lasciarvi una bocca buona, non c'è bisogno di nessun vino in accompagnamento. Buonissimo, croccantino, sentore di brace. Ah, Dus Paghi come piccola pasticceria, perché no? Allora, sono molto sapidi e sanno tantissimo di mare, sono belli al dente, cremosi ed effettivamente restate con una bella bocca buona. Noi utilizziamo solo pesce pescato, perciò ogni giorno non sai cosa ti trovi. È uno schema da compilare ogni giorno quasi, no? Chi non vuole fare questo menù completo, abbiamo questo vassoio, no? Questa teca chiusa, dove andiamo a selezionare tutti i tagli diversi del pesce. Questa è la selezione dei tranci che facciamo tutte le sere, mettiamo i pezzi più particolari, pregiati diciamo, gli spiedi con la parte intercostale del tonno, questa è la pinna del rombo che facciamo in umido. Ah, questo l'abbiamo fatto oggi. Ha smontato lo chef oggi. Questa è la guancia del tonno da 50 kg. Questi sono i midolli del tonno, questi li facciamo alla brace con un po' di pane profumato. È dove appunto uno sceglie attraverso il cartellino col prezzo, in questo modo riusciamo a servire qualsiasi parte anche se è solo una, no? Se prendiamo una ricciola da 40 kg, il cuore della ricciola è uno, non è che lo metti in menù, però in questo vassoio non lo si dice a voce, lo si fa vedere, quindi è un modo di vendere che abbatte tutto l'immaginario, no? Vi faccio vedere che è un pezzo di pesce bello, che ti viene voglia, e allora quella cosa lì ha abbattuto l'idea del oddio il pesce frollato, una settimana è mai marcio, no? 4 anni fa quando ho iniziato e si raccontava del pesce frollato era una roba tremenda. C'è no? chi lo pensa ancora della carne, figurati. Sì, esatto, però quando uno invece lo vede lì dice cavolo, è un pesce stupendo. Agilità postprandiale. Si chiude qui la nostra fantastica avventura da Lucio, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi abbiamo imparato un casino. Vi ricordiamo, se vi piacciono i nostri video, di prendere in considerazione l'idea di iscrivervi a questo canale. È gratis, raga. È gratis, non vi costa nulla, ma ci date un grosso aiuto per crescere. E noi dobbiamo trovare un'altra motivazione per tornare a Rimini. Penso che il cibo sarà il nostro motivatore, come sempre. Ci vediamo al prossimo video.